Oggi è un aggiornamento di mercato Inter molto importante, allora direttamente dalla sede con la nostra Romina Sorbelli. Ciao Romina, ben trovata. Ciao Lore, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Temperatura percepita, Romy? Sei all'ombra, spero, immagino, eh? Sì. Sono in questo momento Eh. all'ombra, fa molto caldo, però resistiamo. Ah, io con la mia aria condizionata qui nello studio invece sono bello tranquillo, bello Potrei fresco. offendermi, potrei offendermi. Non è così tranquillo invece il mercato dell'Inter. Siamo qui per elaborare insieme un po' questa vicenda delle ultime ore che ha infiammato i commenti nel club di Passione Inter riguarda Palestra. Lo possiamo dire subito in apertura, siamo alla definizione del trasferimento di Palestra, ma non all'Inter, al Chelsea. Il Chelsea è arrivato, ha fatto irruzione con un'offerta complessiva, da quello che ci hanno detto, che arriva addirittura ai 60 milioni di euro, quindi proprio 60 milioni, qualche piccolo bonus in mezzo, ma siamo lì, più addirittura un 10% sulla futura rivendita. Quindi è un'offerta che il Chelsea fa all'Atalanta fuori scala rispetto a quella presentata dall'Inter, che arrivava tra tutto sui 50-52 dopo l'ultimo rilancio, e soprattutto al giocatore un contratto che sfonda il muro dei 5 milioni all'anno, si parla addirittura di 6 milioni, vanno a triplicare quasi quello che era l'ingaggio che l'Inter proponeva a Palestra che aveva dato il suo via libera all'Inter. Poi cosa è successo? Ecco, ne parliamo qui con Romina, invitandovi soprattutto innanzitutto a lasciare un mi piace, iscrizione al canale, mi raccomando se non l'avete ancora fatto. Sopra in alto, poi lassù dalle zone di Romina più in alto, trovate il QR code da inquadrare per entrare nel club, dove in queste ore la chat dello scouting si è infiammata e noi nel club abbiamo già individuato quale sarebbe il profilo giusto per l'Inter, quindi venite se siete interessati nel club di Passione Inter. Romina, lascio a te però ripercorrere queste ultime 24 ore circa. Assolutamente sì, Lore. Direi stesso posto, stessa sede, diversa storia, perché ieri cioè, avevamo detto che oggi sarebbe stata una giornata possibilmente molto importante sul fronte palestra, perché quello che ci arrivava e quelle che sono state le notizie e gli aggiornamenti in questi giorni ci portavano verso una direzione molto positiva per quello che era l'affare appunto con l'Atalanta, che oggi avrebbe dovuto incontrare dell'Inter proprio qui in sede o comunque nelle zone nel milanese per limare quelli che erano gli ultimi dettagli, ma l'inserimento brusco che hai citato tu del Chelsea ha praticamente cambiato tutte le carte in tavola, con un incontro ieri tra Marotta, Ausilio e appunto l'agente del giocatore, che ha fatto presente all'Inter di questa presenza forte del Chelsea. Dico forte perché abbiamo già parlato di cifre, il Chelsea si è mostrato subito superiore sia in termini di cartellino, quindi per acquistare il giocatore, e poi con diciamo la carta dell'ingaggio, sulla quale veramente l'Inter poteva fare pochissimo, con il doppio dell'ingaggio rispetto a quella che era la proposta dell'Inter. Quindi questo inserimento del Chelsea ha fatto sì che la gente avvertisse, avvisasse l'Inter di questa situazione, e la decisione fondamentalmente spettava al giocatore, che ha deciso per la destinazione che conosciamo, quindi mollando quella che era anche quello che era un accordo di base con l'Inter, visto che appunto Palestra in precedenza aveva dato totale priorità e apertura ai nerazzurri, e fondamentalmente cambiando totalmente direzione e recandosi in Inghilterra. È una notizia che ha spiazzato tutti, noi addetti ai lavori sicuramente, che in questi giorni mi sento di confermare comunque quello che abbiamo raccontato, perché quello che ci arrivava e che ci è arrivato era esattamente questo. Quindi per quanto si possa dire in questo momento che era stata costruita un'illusione sulla voglia dei tifosi e quant'altro, ci metto la faccia e dico che smentisco tutto questo, perché quello che arrivava era esattamente questo, e Ma l'Inter infatti, infatti. permettimi Romina solo una cosa, poi ti faccio... So che hai raccolto un'altra notizia molto interessante, tra l'altro, adesso te la faccio dire, però volevo solo aggiungere un inciso su questo discorso, perché leggo, a noi in realtà non troppi, secondo me, perché noi abbiamo raccontato le cose come stanno e come si sono evolute, però molti che dicono, i giornalisti non ne azzeccano, non indovinano. Io qui dico sempre, il giornalista non è che deve azzeccare, il futuro lo indovina la cartomante, chi prevede il futuro, i mentalisti, ecco. Il giornalista fa cronaca e ti racconta esattamente l'evoluzione delle cose com'è. E l'evoluzione delle cose è stata così. Il sottotesto potrebbe essere che forse l'Inter è stata un filo troppo ottimista, magari in alcune cose, secondo altri è stata troppo lenta nell'arrivare ad una chiusura, perché magari sicuramente il fatto che si debba passare da dei via libera di Octree per arrivare ad una offerta così importante rende un po' più macchinosa la riuscita di un'operazione.
ovviamente. Al tempo stesso, secondo me, qua si pensa sempre che gli altri siano tutti scemi, cioè che l'Atalanta e la gente di palestra non sapessero che il Chelsea sarebbe potuto arrivare da un momento all'altro con un'altra offerta. E quindi mi ricorda altri affari, senza ritirare cose in ballo, dove loro sì, si sono portati molto avanti con l'Inter. Il giocatore ha dato una grandissima apertura all'Inter, mettendola come ipotesi principale. Poi sapevano che sarebbe potuta arrivare un'offerta, da qui anche l'allungamento dei tempi che ha portato poi all'inserimento del Chelsea con Xabi Alonso che ha avuto un ruolo Sì. importantissimo. Ti faccio dire però quello stavi dicendo, una notizia importante anche. Sì, stavo dicendo appunto che c'è stato un malcontento in generale, perché la notizia è stata inaspettata un po' per tutti, cioè per noi addetti ai lavori, per i tifosi, ma soprattutto per l'Inter, che appunto dava insomma questa trattativa, non mi sento di dire perfetta, perché comunque mancavano quelle cose da limare di cui vi abbiamo parlato, però c'era molto ottimismo e questo cambio di rotta sicuramente ha fatto indignare molto il club, quindi la dirigenza, e credo, questa è più un'ipotesi che una notizia, ma credo che comunque abbia creato dei malumori anche in Christian Chiu, che aveva come dire richiesto effettivamente il giocatore ed era stata una richiesta effettiva dell'allenatore, quindi sicuramente questo è un aspetto da considerare. Ripeto, se ti arrabbi è perché sai o pensi che una cosa possa andare in una certa direzione e Ma quindi io infatti ti questo è. dico, Romina, che quell'intervista di ormai almeno 2 settimane fa, se non sbaglio, di Ausilio a Supernova, che oggi il nostro Domenico ha ricondiviso nel club, io quando l'ho sentito lì, proprio era uscita da pochissimo la puntata, l'ho guardata subito, quando parla del fatto abbiamo preso Cancelo, poi Hakimi, poi Dumfries, e quello che arriverà dopo sarà forte, cioè trascritto, come molti hanno trascritto sui social, sembra più leggero di quello che era quando lo ha detto invece a voce, che ascoltandolo a me aveva fatto pensare, ok dai, siamo molto ben avviati per palestra e andiamo su quello. Quindi a me traspariva questa convinzione. Poi mi ha fatto molto ridere, ecco, questa è una cosa che sui quotidiani magari lo possiamo dire, a un certo punto il Corriere dello Sport, 10 giorni fa circa, scriveva l'Atalanta preferisce venderlo in Italia. Ma quando mai? Cioè, perché dovrebbe preferire venderlo in Italia? Secondo me, anzi, Anzi, il anzi, tema esatto. il tema è che tu Inter ti devi rendere conto, dopo Lookman, adesso è successo con Ederson e sta succedendo con Palestra, ti devi rendere conto che l'Atalanta ha questo canale con i mercati esteri, importantissimo, ed è un canale che sanno sfruttare molto bene e tu ci provi, ma quando ti scontri con l'Atalanta sai che comunque arriveranno squadre più ricche. Quindi la riflessione che dobbiamo fare è, uno, sul quanto perde ancora il campionato italiano, sicuramente sul quanto siamo periferici, questo però è un tema anche molto inflazionato. L'altro tema, io sono contento che Palestra vada all'estero perché più giocatori forti vanno all'estero e può essere un bene per la nazionale. Ho dei dubbi sulla sua scelta, nel senso che vai a guadagnare tantissimo. Il Chelsea è una squadra che sta comprando continuamente vagonate e vagonate di calciatori, adesso andrà a giocare in una squadra che comunque ha malo gusto, che potrebbe piacere al Manchester City, ma comunque c'è su quella fascia c'è Reece James che è il capitano della nazionale inglese pure, o comunque, scusa, un giocatore importantissimo nazionale inglese comunque, e un giocatore fondamentale anche per capitano anche del Chelsea, ecco. E anche sulla fascia sinistra, comunque sì, è vero, è andato via Cucureia, ma c'è un'abbondanza di calciatori importanti che rischia di metterlo un po' in ombra, per quanto lui abbia passo da Premier League. Quindi questo è il dubbio che mi viene, capisco però che il giocatore possa essere attratto da questa prospettiva. Io, e ti lascio la parola, scusami, non riesco ad essere così arrabbiato. Lore, mi sa che Sì, ti, devo ti mollarti un lasciamo. secondo. Mi Vai, chiamano. ti Grazie, lasciamo arrivo, intanto grazie. intanto Scusami, vado arrivo, avanti. È arrivo. bello, è il bello Sì, della sì. diretta, il bello della diretta anche se non in diretta, poi tra poco riprendiamo la nostra Romina. Allora concludo il mio discorso dove stavo dicendo che il giocatore può essere attratto e quindi gli facciamo anche l'in bocca al lupo evidentemente. Quello che mi viene in mente, quello che mi viene da dire è che tra i tifosi interisti capisco la delusione anche per quello che è successo anche in precedenza e per quello che è successo anche con altre operazioni e altri affari, sicuramente. Però adesso l'Inter, passata questa fase di arrabbiatura, passata anche per Chivu, che soprattutto l'anno scorso, l'abbiamo detto più volte, Chivu si era speso molto per 3 innesti, un difensore veloce, poi un difensore che invece era Leoni, magari, un centrocampista forte fisicamente come era Manu Koné e un giocatore di qualità da aggiungere davanti che poi era stato individuato anche in Lookman, ma in realtà comunque Chivu si aspettava quelle caratteristiche lì e di quelle caratteristiche di fatto non è arrivato nessuno sostanzialmente. Però
Quest'anno riparti perdendo Dumfries dopo aver vinto scudetto e Coppa Italia, perdi un giocatore importante, volevi sostituirlo con Palestra, lo stesso Chivu si era speso molto su Palestra, adesso salta anche questo, quindi sicuramente bisogna rimettersi ora al lavoro e passata la rabbia, come dicevo, l'Inter deve dimostrare di avere subito un piano pronto alternativo, che non significa, secondo me, per forza, visto che avevi questi soldi per Palestra, adesso buttali tutti su quest'altro obiettivo. Ora, il commento che sto leggendo di più in generale è andiamo tutto su Nico Pass. Io ragazzi vi dico sinceramente, ve lo avrebbe detto anche Romina direttamente dalla sede, sono abbastanza freddo in questo momento sull'ipotesi Nico Pass, cioè a prescindere da Palestra, figuriamoci se fosse arrivato Palestra, come qualcuno diceva Palestra più Nico Pass. Ma anche da solo, anche senza Palestra, sono abbastanza freddo perché dobbiamo aspettare innanzitutto l'incontro che ci sarà nelle prossime ore tra Como e Real Madrid per decidere il futuro di Nico Pass. Siamo a delle cifre molto elevate e comunque mi sembra un'ipotesi complicata da percorrere, anche se il Real Madrid dovesse riacquistarlo e non trovare un accordo con il Como. Lo scenario ora è dirottare quindi le risorse e le energie su un altro colpo differente, qualcuno dice su un colpo che potrebbe essere prioritario, tra l'altro a centrocampo, che più o meno sarebbe quella la zona in cui considerare Nico Pass. L'Inter oggi ha un reparto profondissimo, ha un reparto dove spesso ci dimentichiamo, oltre al riacquisto di Aleksandar Stankovic, anche l'arrivo di Yannis Massolen dopo il prestito al Modena, quindi anche lui sarà valutato e fa parte del gruppo. Ad oggi in rosa c'è anche Frattesi, sul quale però ve lo avrebbe detto Romina, che ha raccolto delle notizie dalla sede, ma adesso è dovuta intervenire per un'ultima ora di cui magari tra poco vi racconteremo, e ci hanno detto di prestare attenzione alle prossime ore ai movimenti su Frattesi. Possono succedere delle cose in queste ore su Frattesi. Cosa può succedere? C'è sempre la pista Nottingham Forest, che è molto forte sul giocatore. C'è l'ipotesi Juventus, che è un'ipotesi da tenere d'occhio. Qualcuno sta ipotizzando anche in queste ore che l'Inter possa fare una scelta, tra virgolette, conservativa, perché un profilo uguale a Palestra sul mercato non c'è, e allora prendere un giocatore da costruire che deve essere il titolare dell'Inter potrebbe non essere semplice, per cui una scelta conservativa potrebbe essere quel Cambiaso della Juventus, che è un profilo con meno motore secondo me rispetto a Palestra, anche se per me è un giocatore sottovalutato, un po' più in grado di palleggiare, di contribuire alla costruzione del gioco, sa giocare su entrambe le fasce, quindi potrebbe essere utile su entrambe le fasce come lo sarebbe stato anche Palestra. È un nome che sicuramente non scalda, soprattutto in un'ipotesi di scambio con Frattesi che piace molto a Spalletti, mentre mi sento di smentire l'ipotesi Gatti per il momento della Juventus, che in queste ore qualcuno ha fatto circolare per l'Inter. Altre piste da tenere d'occhio: Dodò sembra una pista un pochino più percorribile eventualmente, ma non è un nome che secondo me scalda l'Inter in modo particolare in questa fase. Ricordiamoci che a gennaio l'Inter si era portata molto avanti per Norton Caffey del Genoa. Norton Caffey, esterno inglese che ha delle caratteristiche tecniche di dribbling, che aggiunge un po' di elettricità da questo punto di vista. Da quinto largo così non ha secondo me quella struttura fisica che sogniamo per sostituire un calciatore come Denzel Dumfries. Piace anche al Napoli, che lo valuta per la fascia destra sempre, e io, come ho detto più volte, mi esprimo e mi espongo con la mia preferenza per Ndoye, l'ex Bologna, oggi al Nottingham. Per questo spero proprio che si possa aprire un canale con il Nottingham su Frattesi, perché credo che Ndoye possa essere il profilo giusto, o comunque un profilo che ci fa fare un salto di qualità molto più offensivo. Dovrà fare un lavoro anche per renderlo un po' più quinto, però ha delle caratteristiche molto molto interessanti. Ecco, sta tornando Romina da quello che ho visto, quindi tra poco la riaggiungiamo. Comunque di sicuro ora l'Inter avrà bisogno di un confronto interno per rimettersi allineata sulle varie vicende di mercato dopo la questione Palestra, su cui era stato orientato gran parte del budget a disposizione. Questo potrebbe cambiare un po' anche gli scenari sugli altri reparti, a meno che l'Inter non decida di andare dritti su un colpo molto costoso, molto oneroso su quella fascia. Nei giorni scorsi in diretta avevamo parlato anche di Daniel Munoz del Crystal Palace, che è un giocatore di 30 anni, quindi non giovane come Palestra, che tra l'altro al mondiale ha già segnato 2 gol, decisivo anche nella gara di questa notte, e quindi un profilo di esperienza internazionale anche qui diverso, colombiano, da tenere d'occhio. Rieccoci, riabbiamo Romina. C'è stata un'ultima ora, quindi proprio mentre stavamo registrando. Cosa è successo, Romina?
Sì, scusate la corsa, lo scatto improvviso. No, è uscito dalla sede dell'Inter il DS del Catanzaro, Polito, che Okay. avevamo, capito che era qui per un discorso di giovani, e da quello che siamo riusciti a raccogliere, hanno chiesto informazioni su Topalovic e su Ah. altri giovani dell'Inter. Quindi in questo momento, sorrisi, si è rimasti comunque molto vaghi, però sicuramente c'è stato un interesse, ecco, per Topalovic e dei dialoghi per questo. Interessante, sto pensando che potrebbe significare qualcosa anche su Liberali in uscita, perché forse come ruolo gliel'abbiamo mh, chiesto di Liberali e ci ha detto che in realtà è non è rimasto molto vago, quindi okay. non ti ho fatto specifiche proprio perché gliel'abbiamo proprio menzionato, ma è rimasto molto, molto vago. E quindi magari uno scambio l'Inter per arrivare a Liberali, visto che ha un talento molto interessante, mandi Topalovic a crescere, chi lo sa. Seguiremo questa pista. Romina ti C'è il discorso lascio della clausola su c'è il discorso sì, della clausola su Liberali, ci faceva anche sì. ci ricordava. Sì, sì, assolutamente. Senti, io ho fatto tutto il mio monologo su questo discorso, sul mercato dell'Inter, su palestra, su quello che può succedere, quindi in alternativa. Ti lascio la parola finale dicendo solamente che comunque credo che l'Inter e i tifosi dell'Inter, per quanto secondo me non dobbiamo essere tifosi del mercato, perché poi non è quello che conta, quello che arriva dal mercato, però un acquisto che infiammi un po' i tifosi, che accenda l'entusiasmo, io me lo aspetto. Cioè, o almeno serve. Allora, diciamo che sì, no, ti sento male, però ho capito quello che intendevi dire. Parli di un acquisto che possa spostare tanto sul mercato. Sono d'accordo perché, come dicevo poi anche ieri nel momento in cui è uscita questa notizia di Palestra, il prendere o non prendere Palestra avrebbe spostato tantissimo anche il giudizio sul mercato stesso, perché c'era un po', la sensazione di aver bisogno di un colpo importante. Poi in effetti nel dettaglio Palestra doveva dimostrare nel caso di essere un colpo così importante per l'investimento che l'Inter avrebbe fatto per lui. Detto questo, la questione va archiviata e credo che l'Inter comunque voglia continuare ad andare in quella direzione lì, di un mercato competitivo, di nomi interessanti, con un budget che adesso può essere, ecco, impiegato magari altrove, senza fare grandi nomi, senza creare altre illusioni, perché non è il Sì, momento di farlo, però ragazzi le risorse sono state messe. La questione palestra è stata purtroppo una questione che ha avuto un esito negativo, ma l'Inter si è mossa per fare un investimento importante che forse per noi sembrava dover essere scontato, ma credo che non fosse così, perlomeno per le cifre di cui si parlava e per il fatto che l'Inter si era spinta comunque oltre quelle che erano, tra virgolette, le possibilità o comunque l'idea iniziale per questo giocatore. E adesso mi aspetto qualcosa, mi aspetto sicuramente magari anche qualche sorpresa perché dove non si è andato a prendere adesso bisognerà intervenire con qualche altra cosa. E vedremo, però io l'ho detto dal primo momento, capisco tanto la frustrazione dei tifosi e la condivido, nel senso che capisco come ci si senta. Dall'altra parte l'Inter in questi anni ha sempre dimostrato che poi il lavoro che è stato fatto di base ci ha permesso di arrivare comunque a dei livelli e a sì. mantenere una costanza sul lungo periodo che lo abbiamo visto anche in altri club, non è per nulla scontata. Quindi io continuo ad avere fiducia, nonostante le scottature, le cicatrici, tutti noi possiamo averle, però alla fine bisogna guardare avanti e credo di poter dire di essere ancora fiduciosa, nonostante so che molti Sì. preferirebbero sentirmi dire fa tutto schifo, è tutto Che veramente che li orrendo, capisco, ma li no, li credo di capisco no. perché la sensazione degli ultimi anni è che ci si stia un pochino abituando a vedere delle trattative che vanno a finire così e quindi questa cosa sicuramente fa, un po' dispiacere tra i tifosi, però soprattutto tra chi segue chiaramente tutti gli aggiornamenti quotidiani, che ringraziamo per essere qui con noi anche oggi in questo appuntamento ovviamente. Però rimaniamo in attesa dei prossimi sviluppi, nelle prossime ore sicuramente nuovo vertice di mercato all'Inter e noi vi porteremo tutti gli aggiornamenti direttamente dalla sede con la nostra grande Romina che ringraziamo. Grazie Romina come sempre. Grazie a te Lore, grazie a tutti, un saluto.
Vi aspettiamo nel club di Passione Inter, mi raccomando, infiammiamo il club, che la chat è caldissima come potete immaginare in queste ore. Vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, e per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui sopra il mio faccione, cliccate forte così mi fate male. Vai!